Stardom to the World sta per bussare alle vostre porte, portando con sé ben 3 match titolati di estrema importanza. Saya Kamitani, Starlight Kid e Sari saranno chiamate a difendere le proprie cinture contro 3 temibili avversarie che hanno dato più di un grattacapo alle campionesse in carica quando hanno avuto il piacere di ritrovarsi insieme sul ring durante il 5-Star Grand Prix 2025. Ed è proprio dalla sfida per l'IWGP Women's Championship che vedrà contrapposte la campionessa Sari e la sfidante Suzu Suzuki che inizia il nostro racconto. Un incontro che ha già un sapore speciale perché non si tratta soltanto di una difesa titolata, ma di uno scontro tra due caratteri opposti, due visioni del wrestling completamente diverse, due donne che sul ring non conoscono compromessi. Per capire come siamo arrivati a questo punto, dobbiamo tornare alla fine del 5-Star Grand Prix. Sari, campionessa in carica, non era più in corsa per la vittoria, era stata eliminata ai quarti di finale da Momo Watanabe grazie a scorrettezze di ogni dove. Un risultato che ha fatto discutere, ma che, conoscendo il suo carattere, non l'ha minimamente scalfita. Sari non è una wrestler che misura la propria grandezza con i tornei. Il suo metodo di giudizio è il titolo che porta in vita e il modo in cui lo difende. Quella sera però aveva un conto aperto da regolare con Konami, la stessa Konami che durante il torneo era riuscita a sconfiggerla, guadagnandosi così il diritto una opportunità titolata. Il match tra Sari e Konami è stato un duello intenso, quasi violento, con due stili che si sono incastrati alla perfezione. Da un lato la tecnica silenziosa e letale di Konami, dall'altro l'aggressività senza freni della campionessa. Alla fine è stata Sari a spuntarla, difendendo la IWGP Women's Championship e riaffermando ancora una volta il suo dominio. Una vittoria che sembrava chiudere quel capitolo, ma che in realtà ne ha aperto subito un altro, ancora più esplosivo, perché il vero punto di svolta non è arrivato durante il match, ma dopo. Con il titolo stretto al petto, Sari ha preso il microfono e, come ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, ha iniziato a inveire contro la Stardom e le sue lottatrici. Parole dure, velenose, in cui ha sminuito l'intero roster, definendolo incapace di competere al suo livello. Per la campionessa, la Stardom non è altro che un palcoscenico troppo piccolo per contenere la sua grandezza. Ogni difesa, ogni vittoria diventa l'occasione per ricordare al pubblico e alle sue avversarie che nessuna è degna di sfidarla davvero. Ma quella sera qualcosa è cambiato, perché mentre il pubblico rumoreggiava e i fan si dividevano tra fischi e applausi, Suzu Suzuki ha interrotto il monologo di Sari. Giovane, spavalda, con lo sguardo di chi non teme nulla e nessuno, Suzu è salita sul ring e ha guardato dritto negli occhi la campionessa. Non servivano molte parole, ma quelle che ha detto sono state abbastanza per scuotere l'arena. Ha sfidato Sari, promettendo di zittirla una volta per tutte. È stato un momento potente, di quelli che restano impressi, perché da un lato c'era una campionessa che sembrava vivere per distruggere chiunque la circondi, e dall'altro una sfidante che non solo non si è lasciata intimidire, ma ha rilanciato la sfida con la sicurezza di chi crede ciecamente nelle proprie capacità. Sari, abituata a essere temuta, ha trovato davanti a sé una ragazza che non ha abbassato lo sguardo, nemmeno per un secondo. Ed è così che è nato questo match, che oggi rappresenta una delle sfide più attese dell'anno. Da una parte Sari, una delle wrestler più dure e complete al mondo, che ha fatto della sua aggressività e della sua intensità il marchio di fabbrica. Ogni suo match è una battaglia, un campo di guerra in cui non si risparmia mai.
Il suo stile è fatto di colpi devastanti, di una psicologia ringhiosa che punta a spezzare le avversarie non solo fisicamente, ma anche mentalmente. La IWGP Women's Championship nelle sue mani è diventato un simbolo del suo dominio e della sua convinzione di essere al di sopra di tutto e tutti. Dall'altra parte, su Suzuki è una delle astri nascenti più brillanti del panorama. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere una maturità sul ring impressionante. Il suo stile è esplosivo, fatto di resilienza, di capacità di incassare colpi durissimi e rialzarsi sempre, di una passione che traspare in ogni singolo movimento. Suzu rappresenta la nuova generazione della Stardom, quella che non ha paura di affrontare i mostri sacri e che vuole scrivere la propria storia a colpi di imprese. Il pubblico lo sente, ogni volta che i due nomi vengono pronunciati insieme l'aria si fa elettrica, perché non ci sarà spazio per compromessi. Sari non conosce il freno e Suzu non conosce la paura. Sarà un match fisico, intenso, in cui la campionessa cercherà di imporre il suo ritmo soffocante. La sfidante tenterà di ribaltare le sorti con la sua energia inesauribile. Alla fine tutto si riduce a una sola domanda. Riuscirà Suzuki a fare quello che nessuna è riuscita a fare finora, ossia mettere a tacere Sari dentro e fuori dal ring? Oppure assisteremo all'ennesima vittoria della campionessa, che userà Suzu come ennesimo esempio per dimostrare la sua superiorità assoluta? Non ci resta che attendere il 6 settembre per scoprirlo. Intanto il mio pronostico va in favore di Sari. Credo che sia ancora presto per pensare che l'ex lottatrice WWE possa perdere così prematuramente il titolo. Non fraintendetemi, Suzuki è una buona lottatrice, può battere Sari, ma non ora. Questo non è il momento giusto. Certo, durante il Festival Grand Prix Sari si è vista sconfitta in più occasioni, ma quando deve difendere il titolo, diciamo che si trasforma. La sua fiamma brucia più intensamente che mai, il suo spirito battagliero diventa inarrestabile, è ciò che le conferisce la forza di battere qualsiasi avversaria per conservare il titolo. Quindi, a mio avviso, anche questa volta non sarà diverso. Sari rimarrà campionessa. E poi, chissà, arriverà qualcun altro a sfidarla? Vedremo. Per ora l'unica cosa da fare è passare al prossimo match, quello valevole per il Wonder of Stardom Championship. Sul ring si troveranno di fronte la campionessa Starlight Kid, icona mascherata della compagnia, e Tomoki Naba, una giovane guerriera che ha trasformato l'occasione di una vita in una realtà concreta. Non si tratta soltanto di una difesa titolata, è lo scontro tra un passato glorioso che rischia di incrinarsi. È un futuro che scalpita per esplodere. Il punto di partenza di questa storia è il 5-Star Grand Prix 2025. Per chi non lo sapesse, è proprio lì che Tomoki Naba ha compiuto l'impresa che le ha aperto le porte di questo match. Nel Red Stars B, Inaba ha sorpreso tutti battendo Starlight Kid. Non una semplice vittoria, ma una dimostrazione di carattere e di determinazione. Quella sera la giovane combattente ha strappato un risultato che non solo ha fatto rumore, ma che ha cambiato completamente la sua carriera. Perché in Stardom funziona così. I risultati del 5-Star Grand Prix non restano mai confinati al torneo. Sono trampolini di lancio, occasioni per mostrare chi sei e cosa puoi dare. E se vinci contro una campionessa in carica, hai la strada spianata verso un'occasione titolata. Tomoki Naba ha colto quel momento, lo ha fatto suo e oggi si presenta con una chance che potrebbe trasformare i suoi sogni in realtà.
Dall'altro lato però c'è Starlight Kid ed è impossibile non parlare del suo 5-Star Grand Prix fallimentare. Non è un'esagerazione, la campionessa non è riuscita nemmeno a superare la fase a gironi, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a molti dei suoi fan. Per una lottatrice come lei, abituata a brillare nei tornei, ad alzare l'asticella ogni anno, è stato uno smacco difficile da digerire. Il torneo doveva essere l'ennesima dimostrazione della sua grandezza e invece è diventato il simbolo di una fragilità inattesa. Il paradosso è che proprio in quel fallimento si nasconde il pericolo per Starlight Kid, perché Tomoki Inaba ha trovato in quella vittoria la legittimazione per questa sfida e ora si presenta più motivata che mai. È una situazione quasi ironica. Il Grand Prix che ha ridimensionato Kid è lo stesso che ha esaltato Inaba, creando un intreccio di destini che si incroceranno di nuovo, questa volta con il Wonder of Stardom Championship in palio. La White Belt è un titolo particolare, lo sappiamo bene, non è solo una cintura, ma una responsabilità. Rappresenta la bellezza del Joshi Pororesu, la sua capacità di emozionare, di raccontare storie, non solo con la forza, ma anche con lo stile, la passione e l'identità delle sue campionesse. Starlight Kid, con la sua maschera, il suo carisma e il suo stile spettacolare, incarna perfettamente questa filosofia. È una campionessa capace di rapire il pubblico con un semplice sguardo, di trasformare i suoi match in momenti indimenticabili. Tomoki Inaba invece è il volto della nuova generazione che non si accontenta. Il suo stile è aggressivo, fatto di striking diretto, calci micidiali e una grinta che trasmette subito la sensazione di trovarsi davanti a una lottatrice che non conosce paura. Non ha l'esperienza della sua avversaria, ovviamente, non ha ancora il bagaglio di grandi match titolati alle spalle, ma è proprio questo che la rende pericolosa. Ha fame, una fame che può spingerla oltre i propri limiti. E allora cosa possiamo aspettarci da questo incontro? Beh, prima di tutto un match che sarà profondamente segnato dal loro precedente al 5-Star Grand Prix. Starlight Kid sa di essere già caduta davanti a Tomoka Inaba e questo potrebbe influenzare la sua mentalità. Entrare sul ring sapendo che la tua avversaria ti ha già battuto di recente, non è mai facile. Allo stesso tempo, Tomoka porterà con sé la fiducia di chi ha già dimostrato di poter fare l'impresa. Questa dinamica psicologica potrebbe rivelarsi decisiva tanto quanto i colpi che vedremo scambiarsi sul ring. Poi c'è il fattore pressione. Per Starlight Kid questa difesa è più di una semplice difesa, è una questione di orgoglio. Dopo il fallimento nel 5-Star Grand Prix, deve dimostrare che, nonostante tutto, resta una campionessa degna del Wonder of Stardom Championship. Deve cancellare i dubbi, mettere a tacere le critiche e riaffermare la sua superiorità. Per Tomoki Inaba invece la pressione è diversa. Lei in fondo non ha nulla da perdere. È la sfidante giovane, l'outsider che ha già sorpreso tutti una volta. Anche solo portare la campionessa al limite sarebbe un successo, ma se dovesse vincere, sarebbe la consacrazione definitiva. Il pubblico lo sa e lo sente. Questo match è non ha l'aura delle grandi rivalità storiche, ma ha quella tensione speciale che nasce quando una campionessa ferita deve affrontare una sfidante che ha tutto da guadagnare. È il classico scenario in cui può accadere di tutto. O la campionessa reagisce con forza, dimostrando perché indossa quella cintura, o l'outsider completa il colpo grosso e riscrive la gerarchia della compagnia. Dal punto di vista tecnico sarà interessante vedere come Starlight Kid cercherà di limitare i calci e lo striking di Tomoki Inaba. La lottatrice mascherata sa sfruttare bene la sua agilità e la sua intelligenza
sul ring e dovrà puntare proprio su queste armi per contrastare la potenza fisica della sfidante. Al contrario, Inaba dovrà impedire a SLK di imporre il suo ritmo spettacolare, cercando di tenerla a terra e colpirla con la sua durezza. È un contrasto di stili perfetto che renderà il match imprevedibile. Alla fine tutto poi si riduce a una domanda. La vittoria di Tomoki Inaba al 5-Star Grand Prix è stato un colpo isolato, una sorpresa destinata a restare un episodio, o è stato il preludio di qualcosa di più grande? E dall'altro lato, Starlight Kid riuscirà a trasformare la delusione del torneo in motivazione, oppure quella crepa aperta a luglio diventerà la falla che le costerà il titolo? Beh, per come la vedo io, SLK non può permettersi di perdere, proprio perché deve riscattare il percorso fallimentare del 5-Star Grand Prix, ma anche per vendicare l'onta della sconfitta provata proprio contro Tomoka Inaba. Starlight Kid non può permettere a Tomoka di sconfiggerla per la seconda volta, e SK deve a tutti i costi vincere questo match e consolidare maggiormente il suo status da campionessa. Ecco perché credo fortemente nella vittoria di Starlight Kid e credo fortemente che uscirà da Stardom to the World ancora come Wonder of Stardom Champion. Ma ora siamo arrivati al momento più atteso dai fan, ad un match destinato a restare impresso nella memoria per anni. Il 6 settembre a Stardom to the World quel momento arriverà con il match valevole per il World of Stardom Championship, dove la campionessa Saya Kamitani, la Phoenix Queen, difenderà la cintura contro il ritorno più chiacchierato degli ultimi mesi, Bea Priestley. Una sfida che non è soltanto un confronto tra due wrestler, ma un vero e proprio scontro di destini intrecciati. Carriere che si sono sfiorate e che ora collidono in maniera inevitabile. Per capire quanto sia importante questo incontro bisogna partire da Bea Priestley. Il suo ritorno in Stardom ha colto molti di sorpresa. Dopo la parentesi in WWE, che possiamo definire senza mezzi termini un fallimento, Bea aveva bisogno di ricostruire se stessa. In America non è mai riuscita a trovare il proprio posto, soffocato da un ambiente che non le ha permesso di esprimere la sua essenza. Le aspettative erano alte, il talento indiscusso, ma il sistema l'ha risucchiata, lasciandola nell'ombra. Quando ha fatto il suo ritorno in Stardom, il pubblico non sapeva cosa aspettarsi. Sarebbe stata la stessa Bea capace di incendiare i ring giapponesi, o una wrestler segnata da quell'esperienza? Beh, la risposta è arrivata subito, chiara e netta. Bea è tornata con una fame nuova, con la determinazione di dimostrare al mondo che la sua vera casa è la Stardom e che lì è destinata a scrivere il capitolo più importante della sua carriera. E nel suo cammino, inevitabilmente, si è trovata di fronte a Saya Kamitani. Una Saya diversa però da quella che molti ricordano agli esordi. La Kamitani di oggi è la Phoenix Queen, una campionessa che ha trasformato la sua arte in un'arma, che ha costruito attorno a sé un'aura quasi mistica, simbolo di potenza, agilità e carisma. Da quando ha conquistato il World of Stardom Championship, Saya si è imposta come il volto dominante della compagnia, attraversando un periodo di imbattibilità che l'aveva resa praticamente intoccabile. Per oltre un anno nessuna era riuscita a fermarla. Le sue vittorie erano diventate leggenda e ogni sfida sembrava un capitolo in più di una storia già scritta. Poi, al 5-Star Grand Prix 2025, il destino ha deciso di mettere Bea e Saya una contro l'altra. Ed è lì che è arrivata la svolta. Bea Priestley ha fatto quello che nessuna era riuscita a fare da più di 12 mesi. Ha sconfitto Saya Kamitani, spezzando la sua imbattibilità
e dimostrando al mondo che non solo era tornata, ma che poteva ancora battere le migliori. Quel match è stato uno shock per tutti. La Phoenix Queen, invincibile fino a quel momento, si è piegata davanti alla forza e all'intelligenza di una birinata. E ora, a Stardom to the World, quel risultato diventa la base di una sfida ancora più grande. Non è più solo una questione di orgoglio o di rivincita, questa volta in palio c'è il World of Stardom Championship, la cintura più prestigiosa di tutte. E per Saya questa difesa ha un valore doppio. Non soltanto deve confermarsi campionessa, ma deve dimostrare di poter finalmente battere Bea Priestley, un'avversaria contro la quale non ha mai trovato la vittoria. Sì, perché nei loro scontri diretti Saya è ancora a 0 vittorie e questa statistica pesa come un macigno. Voglio dire, pensateci, una campionessa dominante, capace di tenere testa a chiunque, ma che davanti a Bea Priestley si è sempre dovuta arrendere. Non importa quanto sia cresciuta, non importa quante avversarie abbia sconfitto, ogni volta che incrocia Bea qualcosa sembra spegnersi. È come se Bea Priestley fosse la sua nemesi, la prova finale che non ha mai saputo superare. E ora questa nemesi si presenta con la chance più grande, strappare il titolo dalle mani di Phoenix Queen e completare la sua rinascita, passando all'essere un'ex promessa tradita in WWE a regina indiscussa della Stardom. Il fascino di questa rivalità sta proprio nell'equilibrio delle loro forze. Saya è spettacolo puro, la sua capacità di volare, di trasformare ogni match in un'opera d'arte ha conquistato i fan di tutto il mondo. Il suo carisma è magnetico e la Phoenix Queen non è solo una lottatrice, ma un'icona, una presenza scenica che domina anche prima del suono della campanella. Bea Priestley, al contrario, rappresenta la concretezza, la furia e l'esperienza. Ha uno stile diretto, fatto di colpi duri, di psicologia e di una capacità di leggere i match che le permette di sfruttare ogni minimo errore dell'avversaria. È proprio questo che le ha permesso di mettere fine all'imbattibilità di Saya. L'abilità di aspettare il momento giusto, di colpire quando meno te lo aspetti. E il pubblico lo sa. I fan sanno che non si tratta di un match qualunque, ma della resa dei conti definitiva. Da un lato la campionessa imbattibile è diventata vulnerabile, dall'altro la sfidante che ha già dimostrato di poterla battere. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni mossa che vedremo sul ring il 6 settembre avrà un peso enorme, perché porterà con sé la storia di mesi di attesa, di rivincite mancate, di destini intrecciati. Molti si chiedono chi avrà la meglio. Saya riuscirà finalmente a sconfiggere la sua nemesi, consolidando il suo regno come uno dei più importanti nella storia della Stardom? Oppure Bea completerà il suo ritorno trionfale conquistando la cintura massima e chiudendo così il cerchio della sua redenzione? C'è un'immagine che rende perfettamente l'idea di questo scontro, quella di due fuochi che si incontrano, il fuoco elegante, scenico della Phoenix Queen e quello crudo, devastante e feroce di Bea Priestley. Due anime opposte, due filosofie diverse, ma entrambe con un unico obiettivo: diventare o restare il volto della Stardom. E se c'è qualcuna che oggi merita più di tutte di essere definita volto della Stardom, quella è Saya Kamitani. Da più di un anno Saya si è caricata la compagnia sulle spalle e l'ha portata verso nuove vette, cercando di non far pesare gli addii che hanno segnato l'ultimo anno e mezzo della Stardom. Utami Hayashishita, Giulia, Mayu Watani, Tam Nakano, Mina Shirakawa. Questi sono solo alcuni dei nomi che nell'ultimo periodo hanno lasciato la Stardom e che hanno segnato inevitabilmente il futuro della compagnia. Un futuro che ad oggi in realtà
è più luminoso che mai, anche grazie a Saya Kamitani che ha dato anima e corpo in questo progetto. E allora, se c'è qualcuno che merita per davvero di indossare la Red Belt, quella è Saya Kamitani. La Fennes Queen è l'anima di questa Stardom ed è giusto che sia lei a continuare a rappresentare la compagnia numero 1 al mondo di Joshi Pororesu. Questi dunque sono i miei pronostici riguardanti i 3 match più importanti di Stardom to the World. Ma ditemi, quali sono i vostri? Beh, scrivetelo qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto completamente dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete seguire da vicino tutti i risultati dei vari show, tutte le news, i rumors e quant'altro che accompagnano le vostre atlete preferite, sia che facciano parte della WWE, dell'AEW e così via. Grazie a tutti voi per essere rimasti con me fino alla fine. Bye bye!